Buonasera, bentornati a GED, il numero 143. Oggi, anche se in ritardo rispetto agli altri anni, parleremo delle prospettive geopolitiche per il 2024. Ne abbiamo parlato all'inizio, dei vari anni anche nel passato. Durante l'epidemia di Covid avevamo pronosticato, noi dello staff di INGED, che le dinamiche inerenti alle conseguenze della pandemia, l'odore della morte, così dire, chiamiamola così, avrebbe slatentizzato dinamiche ed energie e aggressività internazionali. Pronostici che purtroppo si sono rivelati azzeccati. Vi ricordate quella vignetta sul 2022 che avevamo pubblicato proprio, il 1° gennaio su Facebook? Beh, anche lì, purtroppo abbiamo visto giusto ed avevamo temuto che il modo dell'uscita occidentale dall'Afghanistan avrebbe spinto alcuni attori internazionali, statali non, ad azioni drammatiche. Avevamo pronosticato una possibilità di guerra in Ucraina attorno al 35-40%, che era forse la più alta tra i non anglosassoni, di queste cose. E avevamo pronosticato nello staff di GED un inizio operazioni attorno al 22 febbraio, cosa che purtroppo si è verificata, andando anche ad azzeccare le probabili linee di invasione, a parte quella che passava per Chernobyl, perché non ritenevamo che qualcuno così pazzo, che ci fosse qualcuno così pazzo da attraversarla. Avevamo pronosticato anche, l'inflazione, se vi ricordate, anche se non così alta come in effetti è avvenuto, perché ben da prima dell'invasione ucraina i prezzi dei noli, dei containers e delle materie prime non energetiche erano già a livelli massimi, soprattutto le materie prime strategiche iniziavano ad essere accaparrate, segno che si, riteneva un conflitto probabile. Andati a vedere le trasmissioni sul porto di Trieste con Stefano Visintin di circa 2 anni fa, ne parlavamo. Avevamo scritto e detto che se l'offensiva ucraina non si fosse sviluppata entro la metà di agosto, quella del 2023 intendiamo, sarebbe stato sempre più probabile che questa sarebbe fallita. Ma già da luglio era chiara la grande difficoltà di questa offensiva. Però pensavamo che l'Ucraina non avrebbe resistito nel 22 per più di 3 settimane, nel febbraio, e che si sarebbero arroccati negli oblast occidentali protetti dal lungo braccio della NATO. Ma sono riusciti a resistere e per un periodo a ribaltare l'andamento della guerra. E ritenevamo che la Russia avrebbe avuto materiale e risorse per pochi mesi di guerra. Ci sbagliavamo, perché non abbiamo considerato l'enorme, anche se obsoleto, arsenale della guerra fredda, tenuto però molto meglio di quello occidentale, che per la maggior parte è da buttare. Il 2024 come andrà? Ci saranno altre guerre? Una guerra generalizzata? No. State tranquilli, non ci sarà, ma perché c'è già, solo che non si attua ancora nella maniera classica. E ci sono così tanti focolai che il solo elencarli tutti sommariamente ci ruberebbe più di metà della trasmissione, che vogliamo limitarla ai soliti 50 minuti, anche se non ci riusciamo mai. Beh, vi spoilerizzo subito le conclusioni finali. Se avevamo pronosticato un 22 brutto e un 23 forse peggiore, beh, se va avanti così il 2024 sarà ancora peggiore. Anche se non solo per le vicende geopolitiche, ma anche per il restringimento sempre maggiore dei diritti umani e civili e delle libertà democratiche, quelle vere, che non si esplicano solo con il voto. L'unica speranza è che il 2024
che se il 2024 si manterrà perlomeno a livello del 2023 e non peggiorerà, forse avremo un 2025 migliore. Forse. Insomma, tanto per fare un paragone, la situazione è molto peggiore di quella che aveva preceduto la Prima Guerra Mondiale. Peggiore, appunto. Facendo l'elenco degli, chiamiamoli hotspot, è molto difficile che non esploda ancora qualcosa. Bene, facciamo un elenco sommario degli hotspot. Ucraina, Gaza, Siria, Kurdistan, Libia, Nagorno-Karabakh, Mar Rosso, Sahel con Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, Sudan. Poi Corno d'Africa con l'Etiopia, Eritrea e Somalia, Mozambico, Sud America, Venezuela e Guyana, che giocoforza coinvolgerebbe il Brasile, ma anche l'Argentina di Milei che ricomincia con le Falkland e appoggia ricambiato le rivendicazioni di Maduro, il venezuelano, anche se è il suo esatto opposto culturalmente e politicamente. Parliamo di Milei, appunto, e di Maduro. Particolare curioso, rivendicano ambedue due territori dove la lingua parlata non è lo spagnolo, ma l'inglese, e da secoli. Poi Birmania e le frange autonomiste, ma anche il Mar Cinese meridionale, con Cina, Filippine, Vietnam e Corea del Nord, e poi la stessa Taiwan. Se poi ci mettiamo pure le conseguenze destabilizzanti della campagna presidenziale statunitense, e non ho elencato proprio tutti i possibili focolai, anche se momentaneamente sopito rimane sempre in sospeso la diatriba Grecia-Turchia nel Mediterraneo, anzi nell'Egeo, anche se uno scontro aperto è improbabile in questo momento. Mettiamoci pure gli attriti dell'Algeria versus il Marocco e dell'Algeria stessa versus Mali, le problematiche interne alla Tunisia, la stessa Algeria e le sue mire verso le nostre zone economiche esclusive, che non abbiamo noi ancora definito. Poi le continue crisi di nervi tra Serbia e Kosovo, tanto per non farci mancare nulla. Bene, questi teatri possibili, probabili, già in atto o solo potenziali? Sembra impossibile, anche per un semplice calcolo delle probabilità, che la situazione non si aggravi ulteriormente. Sì, come diceva il Papa, siamo alla terza guerra mondiale a spizzichi o a episodi, ma è così. Vediamo le ultime vicende, quelle di questa ultima settimana. Scontri in Ucraina e a Gaza, ma questo è risaputo. Ma mettiamoci dentro 3 morti americani in Giordania, 160 attacchi a base americane in Medio Oriente da ottobre, 2 Navy SEALs scomparsi in mezzo al Mar Rosso in una situazione non ben chiarita. Navi centrate nello stesso Mar Rosso e conseguenti bombardamenti anglo-americani, bombardamenti israeliani su Damasco che colpiscono il quartier generale dei Pasdaran iraniani, sportellate, chiamiamole così, tra navi guardiacoste, pescherecci e presunti tali filippini, cinesi e vietnamiti, con i cinesi che fanno la faccia feroce. Navi e aerei cinesi che violano lo spazio aereo di Taiwan, come ormai da molti mesi. Le forze americane sono state attaccate, appunto abbiamo detto, 160 volte da metà ottobre in Medio Oriente. In Nigeria 43 morti in vari scontri anche di matrice jihadista. Niger altri 22 morti in un esesimo attacco sempre jihadista vicino al confine con il Mali. Attacchi e bombardamenti nel Kurdistan da parte turca, bombardamenti iraniani in Pakistan e pakistani in Iran, anche se tutti e due verso i Beluci, che nessuno dei due può sopportare, questo è vero. E sono solo i più evidenti, possiamo andare a leggere sui continui scontri in Somalia o sulla guerriglia endemica nel Sahel, nella guerra civile in Sudan, solo poi la guerra civile in Etiopia, e solo la guerra civile in Etiopia sembra momentaneamente sopita. Ultimi scontri importanti 2 mesi fa, ma prontissima ad esplodere di nuovo però. Ho ricevuto tempo fa una domanda: se in quest'anno si accenderà o riacutizzerà uno scontro importante tra i Balcani
Taiwan o Iran? E quale il più probabile? Ho risposto che non lo so quale possa essere il più probabile e se saranno questi, ma sicuramente con tutte le situazioni incandescenti qualcosa esploderà e probabilmente, volenti o nolenti, cioè nolenti, anche noi per proteggere i nostri interessi saremo costretti ad intervenire. Del resto basta vedere quello che sta succedendo in Mar Rosso. È partita appunto la missione Aspides per proteggere le navi europee che transitano di lì. Ma andiamo brevemente ad analizzare i principali fronti di questa guerra a spezzoni. Ma ormai gli spezzoni sono talmente numerosi, da poter definire questa guerra diffusa. Non li analizzeremo tutti, non c'è il tempo e i pronostici non possono che essere negativi. È andato in pezzi quel mondo bipolare dove c'erano, fino agli anni '80, 2 superpotenze che tenevano a bada i pezzi di mondo sotto il loro controllo e, causa anche il principio della mutua distruzione, stavano attenti che la situazione non degenerasse, tentando di indebolire l'avversario per vie indirette e molto lentamente. Poi il mondo unipolare o multilaterale, dove una potenza dominante riusciva nel bene e nel male, talvolta nel male, ma in un contesto almeno formalmente multilaterale più che unipolare, a definire alcuni parametri di convivenza, più o meno pacifica. Appunto quello dell'America First. Ma soprattutto c'era nella maggior parte delle nazioni la volontà di sopire le aree conflittuali e di arrivare a una certa convivenza. Ora quel rapporto è saltato completamente e c'è già una vasta pletora di organizzazioni statali e non disposte a rischiare rapporti conflittuali. Non c'è più una volontà generale del mantenimento dell'ordine e di relazioni internazionali stabili, ma piuttosto di indebolire quest'ordine e bilanciamento degli equilibri, allo scopo di ribaltare lo status quo, anche in maniera violenta. Veniamo all'Ucraina. Probabilmente il 2024 vedrà un ripetersi del 2023, con una Russia che continuerà la pressione sugli ucraini e che lentamente, ma inesorabilmente, guadagnerà poche porzioni di territorio, cioè al massimo poche centinaia di chilometri quadrati, ma il prezzo di enormi perdite. Questo è lo scenario più probabile. Oramai è una guerra di logoramento, con i contendenti costretti a implementare una parte, un ruolo che non sono più in grado di mantenere. Come giustamente sottolineato da qualche analista, i contendenti hanno fatto un errore: dichiarare apertamente i loro obiettivi, uno a scalare, l'altro a incrementare. Cioè Putin si era prefissato di conquistare l'Ucraina in 2 settimane. Ci sono i video, non dite che non è vero. Documenti e piani trovati anche dagli ucraini stessi a confermarlo nei prigionieri catturati, per poi ripiegare sulla conquista di Odessa e pure di Zaporizia, per poi di nuovo limitarsi alle zone conquistate e ancora tenute, per poi parlare di Donbass e di Crimea, con il Donbass geografico nemmeno totalmente conquistato, tra l'altro. Ma basta fare una rapida ricerca per leggere appunto le intenzioni iniziali. Gli obiettivi iniziali invece dell'Ucraina erano quelli di continuare a esistere come nazione indipendente e di mantenere almeno la riva destra dello Dnieper e la capitale. Via via, comunque, ringaluzziti dai loro successi e dagli opposti insuccessi russi, hanno apertamente dichiarato di voler tornare alle frontiere del 1991. Se gli obiettivi dichiarati fossero rimasti quelli iniziali, e la volontà russa rimane comunque di impossessarsi nel medio-lungo periodo di tutta l'Ucraina, a parte forse i 2-3 oblast più occidentali, è chiaro che la vittoria, almeno al momento, spetterebbe all'Ucraina. Di questo ne avevamo anche parlato più di un anno fa in JED numero 80, il concetto di vittoria dell'aprile 22.
Tutto sommato in 2 anni le cose non sono cambiate molto da questo punto di vista. Visti i cambi di aspettative, possiamo ora dire che ci saranno 2 sconfitti e che non ci potranno essere altre alternative. I russi non riusciranno mai ad avere tutta l'Ucraina e nelle ipotesi di gran lunga più ottimistica potrebbero riuscire ad avere tutta la parte sud della riva sinistra dello Dnieper e il Donbass, ovviamente, e al prezzo di perdite sia materiali che umane enormi, tali nel lungo periodo da poter minare lo stesso fronte interno. Gli ucraini, di contro, non potranno mai avere né la Crimea né il Donbass, ora perduto, né Mariupol, oramai saldamente russa, a meno di improbabili cedimenti russi, come detto. Quello che possono sperare, nella migliore delle ipotesi, per un crollo del morale delle truppe russe, già bassissimo e tenuto su, per così dire, dalle baionette dei ceceni alle spalle dei russi che volessero ritirarsi, è quello un po' come i carabinieri italiani dopo Caporetto nella prima guerra mondiale, è quello di arrivare alla costa del Mar d'Azov dalle parti di Melitopol e qualche avanzata limitata a sud di Kharkiv. Ormai è una battaglia d'attrito, come quelle della Grande Guerra. E se gli occidentali non cambiano passo nei rifornimenti, è una battaglia in cui i russi potrebbero avere la meglio, ma non ancora nel 2024, ma nel 2025 forse, con appunto queste limitate avanzate pagate appunto a caro prezzo. La produzione bellica russa è ormai a pieno ritmo. Ora sono arrivate 1 milione di proiettili dalla Nord Corea. Sparano 5 volte i proiettili degli ucraini russi, 10.000 contro 2.000 al giorno, parliamo di proiettili di artiglieria ovviamente. Riescono a produrre centinaia di droni al mese e la loro nuova fabbrica non è ancora stata aperta, ma d'altra parte trova difficoltà però nel produrre materiali ad alta tecnologia e la resistenza umana ha un limite e il limite di sopportazione delle truppe potrebbe arrivare da un momento all'altro e senza preavvisi, ma potrebbe arrivare anche una stanchezza e un limite per gli ucraini. Probabile? No, ma possibile. Infatti la produzione di missili comunque, a causa anche della carenza di chip, le sanzioni occidentali funzionano, ma funzionano solo in parte. Non riesce a superare i 130 missili al mese. Quella di carri nuovi, parliamo dei T90, non va oltre i 35 al mese, cioè un numero appena sufficiente a ripianare le perdite del carro stesso. Il resto, meno di un centinaio mese, sono carri di 50, 60 anni fa e per lo più o meno rammendati, ma le riserve non saranno infinite e l'efficacia diminuisce sempre più perché viene sempre più raccattato il materiale in sempre peggiori condizioni. Anche se riuscirà a produrre a regime 2 milioni di granate all'anno, ed è un'enormità, a questi ritmi 2 milioni basterebbero sì e no per 7-8 mesi. Probabilmente l'offensiva russa si fermerà dopo la possibile presa di Avdiivka e altre piazze forti, per poi ripianare le perdite e tentare un'ulteriore spallata nel 2025. Di contro l'Ucraina non ha le possibilità della Russia, anche se i mezzi sono sulla carta molto migliori, dipende dall'Occidente, mentre la Russia è quasi autonoma, chip a parte. Ha sicuramente personale molto più motivato l'Ucraina, ma la politica ha costretto le forze armate a fare degli errori strategici che sul lungo periodo potrebbero costare molto cari. Zelensky non è più un valore aggiunto, sta sperperando tutto l'indubbio prestigio acquisito nella prima parte del conflitto. Le sempre più insistenti voci della sostituzione di Zaluzny, cioè il capo di Stato Maggiore, sono sintomo di profondi contrasti interni. I pochi aerei F-16 promessi, e anche qualora dovessero arrivare i Gripen svedesi, dismessi dalla stessa Svezia, sicuramente migliorerebbero la situazione, ma non la ribalterebbero. Però, attenzione, le migliori brigate ucraine, come la 92esima, non sono ancora intonse.
non sono state buttate nel calderone dell'offensiva, proprio perché probabilmente Zaluzny stesso non ci credeva molto dopo i primi giorni. Gli Abrams americani non sono entrati in combattimento e restano cioè riserva strategica. Quindi l'Ucraina non è messa così male come dicono, tutt'altro. Abbiamo una specie di equilibrio dinamico pronto a squilibrarsi però. Non reputiamo che il piano Biden di proporre alla Russia il congelamento della situazione attuale, dando in cambio all'Ucraina la garanzia di protezione militare in caso di futuri tentativi di invasione, possa aver successo per quello detto prima. Zelensky è troppo compromesso con le sue dichiarazioni di vittoria e a Putin una situazione di permanente scontro, seppure a intensità molto bassa, è congeniale con l'apparato russo che sta lentamente costruendo, l'apparato militare, dove proprio la produzione bellica è il collante di una parte di popolazione a lui più fedele. Ma quanto potrà durare anche a spese del livello di vita della popolazione stessa? Inoltre, finché la guerra non finisce, non si può dire che Putin l'abbia persa. Pazienza nelle periferie, comunque, dove è già basso il livello di vita, ma nelle grandi metropoli, e poi una percentuale di PIL così alta dedicata agli armamenti diviene un danno, non un sostegno all'economia. Qualcuno ha calcolato che la percentuale di PIL dedicata agli armamenti, quella virtuosa, diciamo così, può arrivare fino al 4,2% di PIL. Poi diventa via via dannosa. La Russia è arrivata ora a superare il 6% di PIL di spese nella difesa. Beh, l'Ucraina è arrivata al 33%. Poi dipende dal tipo di società ed economia. In un'economia come quella italiana o anche tedesca, con uno stato sociale forte e consolidato, benché ce ne lamentiamo, è senz'altro superiore alla media delle altre nazioni mondiali, dubito possa dare significativi vantaggi, anzi il contrario. Oltre al 2,5, non credo dia vantaggi, nessuna paura, non siamo nemmeno in Italia all'1,5. Detto questo, sarà un 2024 in linea con il 23, ma un po' peggiore per l'Ucraina, a scanso di sorprese subitanee. Ma attenzione, come già ripetuto più volte, dall'inizio del conflitto, da alcuni analisti come Andrea Margelletti del Cesi, se la Russia dovesse vincere totalmente, prima o poi si rivolgerebbe verso altri territori. Sicuramente la Moldavia e poi le repubbliche baltiche, tentando magari una campagna lampo per poi blindarle sotto il ricatto nucleare. Con una guerra Polonia e Russia, quasi certa. Del resto, la mentalità dei dirigenti che governano la Russia proviene da quella imperiale del vecchio KGB. La ossessione territoriale pura spesso e spesso l'idea, come dire, fissa degli stati ormai deboli ed arretrati e in declino, ma tant'è. 2024 di stallo semistallo, quindi in Ucraina, sostanziale, ma sicuramente la Russia in questa guerra ibrida continuerà a tentare di danneggiarci in Africa, ma questo è un argomento che se riusciamo tratteremo più tardi. Veniamo ora a Gaza e al Medio Oriente in generale. L'azione di Hamas del 7 ottobre ha scombinato tutto il processo di pacificazione degli accordi di Abramo, anzi di normalizzazione. Il processo di riavvicinamento e di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele è di fatto sospeso, come inevitabile. Alle potenze arabe e non medio-orientali dei palestinesi interessa ben poco, ma la pressione dei loro abitanti e della sfilacciata apparente solidarietà panaraba non poteva essere ignorata. Anche per loro i palestinesi sono un problema, più che un'opportunità.
Del resto ci sono state probabilmente più vittime in scontri tra palestinesi e con gli arabi in generale che quelli dovuti agli stessi israeliani. Del resto è proprio quello che Hamas voleva, cioè impedire una normalizzazione che li avrebbe esclusi e relegato i palestinesi come un problema marginale. L'azione così violenta e feroce, ai limiti di un film horror granguignolesco, ha la funzione di impedire qualsiasi possibilità di riappacificazione ed intesa tra i due popoli per un lungo periodo. Non è che poi la reazione di Israele aiuti in tal senso, comunque. Intendiamoci, Hamas è un'entità estremista che non approva nemmeno la soluzione dei due stati e che ha come unico fine la distruzione non solo di Israele, ma anche quella del suo popolo, cioè degli israeliani. Questo anche a costo delle vite degli stessi palestinesi, di cui non ha remore di farsi scudo. Non importa tanto una Palestina araba quanto la distruzione di Israele. Hamas quindi va distrutta, ma sui modi di farlo la questione è opinabile. Israele non ha sbagliato infatti sull'obiettivo, ma sul modo di realizzarlo e sta spendendo la sua credibilità e appoggi internazionali, persino quella dei suoi più stretti alleati, vedi Washington, ma anche UK. Cameron, ministro degli esteri della Gran Bretagna, ha appena dichiarato la necessità di riconoscere il prima possibile, lo Stato della Palestina, ma anche la soluzione di due Stati è impossibile finché ci sarà Hamas. Anche fonti della Casa Bianca fanno trapelare indiscrezioni sulla volontà degli Stati Uniti di operare in tal senso. Erano forse preferibili azioni più mirate con la contemporanea eliminazione personale del leader di Hamas, un po' come fatto a Beirut pochi giorni fa, come già fatto in passato. Del resto, vedi attentatori di Monaco. Ma se Hamas deve essere distrutta come organizzazione, per arrivare a qualche forma di pace deve essere di contro allontanato Netanyahu, che ai suoi sia Netanyahu che i suoi che i suoi alleati di governo più estremisti. Perché in caso di intransigenza e di ulteriori orrori, un'altra Hamas sorgerà. Netanyahu non accetterà mai lo Stato palestinese e ha bisogno di uno stato perpetuo di conflitto per mantenere il potere. E questo è preoccupante. Hamas e l'estrema destra israeliana sono uno consustanziali all'altro. Senza l'estremismo palestinese la destra non riuscirebbe ad andare al governo e a rimanerci, e viceversa i due avversari hanno bisogno l'uno dell'altro. E le organizzazioni palestinesi non sarebbero germogliate così massicce senza l'aiuto degli israeliani. Barak ebbe a dire che senza l'operazione Pace in Galilea Hezbollah non sarebbe mai nato. E se non ci fosse stata l'ossessione israeliana di contrastare Fatah e l'OLP per evitare la soluzione dei due stati tramite appunto Hamas, Hamas sarebbe rimasta un'organizzazione marginale. Del resto possiamo constatare che alla vigilia delle tornate elettorali in Israele, con Netanyahu al governo, c'è sempre stata una recrudescenza della tensione. Si spera che gli elementi più moderati della destra al governo, tramite spinte sia all'interno che fuori di Israele, visto che la maggioranza è risicata, quella parlamentare, facciano cadere questo governo. Quello che rimane scandaloso non è tanto la situazione a Gaza, dove comunque è impossibile non coinvolgere i civili in qualche maniera, anche con azioni molto più mirate, poiché Hamas appunto si rifugia dietro i civili e anzi ha bisogno delle morti civili per prosperare e per far sollevare l'indignazione internazionale, spesso interessata quanto nella West Bank, quanto appunto nella West Bank, con un'occupazione che è
durissima e dove i coloni estremisti, per certi versi, potenzialmente non sono molto meglio di Hamas. Parliamo di coloni estremisti ebrei, israeliani. È una soluzione intollerabile ed è una delle cause per cui la soluzione dei due stati deve essere attuata. È una soluzione, scusate, è una situazione intollerabile e al contempo fa fatica ad essere attuata. Per il 2023, quindi, la situazione in Palestina rimarrà sempre incandescente. Probabilmente le operazioni ad alta intensità andranno avanti fino alla fine del mese prossimo, per poi, verso l'aprile o giù di lì, assestarsi sulla bassa intensità o comunque rallestramenti di quello che sarà rimasto di Hamas. Si calcola che ormai tra il 30 e il 40% dell'organizzazione sia stata smantellata. Israele non potrà andare molto oltre con la mobilitazione generale. Ha bisogno che i mobilitati ritornino al loro lavoro per sostenere un'economia in una situazione dove le spese di guerra stanno arrivando al 10% del PIL, cioè 60 miliardi. Già ora si vedono alcune conseguenze, cioè la recrudescenza nella parte nord di Gaza dovuto al fatto congiunto di spostamenti delle truppe a sud e di smobilitazione di alcuni reparti che hanno lasciato relativamente sguarnito quel settore. Ci saranno così periodi di calma relativa e recrudescenze dovute a temporanee riorganizzazione dei superstiti che saranno sempre più flebili. Per motivi vari, in tal senso, il periodo più critico sarà il primo autunno e l'anniversario del 7 ottobre, ma Netanyahu non avrà la minima intenzione di abbassare di molto la tensione. Ne va della sua permanenza al potere, che è quello che per lui conta di più, non tanto il bene di Israele. Tale necessità potrebbe spingerlo a cercare lo scontro aperto con Hezbollah, che per il momento sta agendo in modo relativamente moderato, stuzzicando quindi l'avversario con scontri di breve intensità, tanto per mantenere caldo il fronte e sviare truppe israeliane dalle operazioni su Gaza. Ma non è l'attuale recrudescenza degli scontri in Palestina a determinare il pericolo di una deflagrazione internazionale, con più attori coinvolti, quanto l'incistarsi di questo fattore in tutta una serie di eventi già elencati all'inizio, anche perché non è più una questione, non è una questione nata ieri, ma è una questione che dura da 70 anni. Alzando poi lo sguardo, la situazione in Medio Oriente è piuttosto complicata e apparentemente controintuitiva, soprattutto nei rapporti tra Iran, Israele, Russia, Ucraina, Stati Uniti. L'Ucraina sostiene Israele, ma Israele non sostiene, se non molto pallidamente, l'Ucraina, a cui fornisce, oltre che intelligence, materiali non letali, per non minare i rapporti con la Russia. Non dimentichiamo che circa il 18% degli israeliani è di origine russa e di solito vota ben a destra, cioè per Netanyahu e oltre. Il russo è la terza lingua più parlata dopo l'israeliano e l'arabo, ma anche perché c'è un accordo tra Russia e Israele che Israele usa i suoi caccia per bombardare la Siria, senza che i russi intervengano con la loro contraerea, con somma gioia, è ironico ovviamente il termine, degli iraniani che a loro volta, pur alleati dei russi, si vedono bombardati da Israele stessa. Russi che hanno combattuto subendo parecchie vittime gli jihadisti in Siria, perché anche timorosi di infezione dello jihadismo nelle repubbliche musulmane della federazione stessa. Iraniani bombardati con i russi che chiudono tutti e quattro occhi e orecchie, ma vengono riforniti di droni dagli iraniani stessi. Ma gli stessi droni dati ai russi vengono dati agli Houthi yemeniti,
che poi li lanciano contro gli israeliani e non solo, come vedremo. Ah sì, Israele e Arabia Saudita, a livelli di servizi segreti, collaborano già strettamente da almeno un decennio. Risultato: l'Ucraina ha votato contro la condanna all'ONU verso l'occupazione della Cisgiordania, ma Israele ha votato contro la risoluzione che richiedeva alla Russia di pagare i danni dell'occupazione in Ucraina. Anche perché magari forse qualcuno potrebbe poi chiedere i danni a Israele sull'occupazione in Cisgiordania. C'è da dire anche questo. Intrecci che hanno un equilibrio instabile ma consolidato, che però rischia a sua volta di esplodere nel nuovo disordine internazionale. Del resto, quando su Facebook il 18 gennaio parlavamo di dilemmi multipli per l'Iran, parlavamo anche e soprattutto di questo e non solo. Come è stato scritto sul Washington Post, lo stallo nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, causato dall'attacco del 7 ottobre, ha rappresentato una temporanea vittoria per Teheran. La Repubblica Islamica si trova però di fronte a un dilemma, perché ora una completa, scusate, eliminazione di Hamas comporterebbe un cambiamento dei rapporti di forza in favore di Israele. E il mancato sostegno all'asse della resistenza, leggo in questo momento testuale dal Washington Post, per quanto pericoloso, ridurrebbe drammaticamente le capacità della Repubblica Islamica di influire sulle dinamiche regionali. Vediamo. Mhm. Ok, torniamo un po', stavo leggendo un messaggio. Dicevo delle dinamiche regionali, perché rischia di essere trascinato in una guerra aperta con gli Stati Uniti, proprio a causa degli attori che sinora avevano consentito al paese di estendere la propria influenza regionale, mantenendo al contempo un'aurea di negazione plausibile. Il quotidiano sottolinea che l'Iran costituisce il fulcro militare ed economico dell'asse della resistenza, ma non ha mai avuto il pieno controllo. Non ne ha mai avuto il pieno controllo. Non tutti i membri di questa variegata galassia condividono la medesima ideologia sciita. Torniamo appunto a noi, lasciamo il Washington Post. E ciascun gruppo, dobbiamo dire, è animato da agende particolari. E i dilemmi sono moltiplicati per i tanti fronti in cui l'Iran si è esposto ed è acuito, a nostro modo di vedere, da azioni piuttosto oscillanti in un senso o nell'altro, per le contrapposizioni anche tra fazioni più oltranziste e dure, come i Pasdaran, e quelle più politiche. Oscillazioni perfettamente percepite da alcuni proxy, soprattutto Hezbollah. Un po' le stesse comunque contrapposizioni tra l'ala militare di Hamas e quella politica, dove quella politica, per ragioni di segretezza, non sapeva perfettamente la portata, le modalità e le implicazioni dell'azione del 7 ottobre. Del resto, anche gli Stati Uniti sono di fronte a dilemmi incrociati. Il dilemma degli Stati Uniti più attuale: che risposta dare all'attacco dei filori iraniani che hanno ucciso 3 soldati e feriti altri 41? L'altro ieri Biden ha dichiarato che ha già stabilito il tipo di risposta, ma che risposta deve essere contemporaneamente un equilibrio tra il punire i colpevoli, indebolire le loro capacità e far riemergere il concetto, acciaccato fin dall'inizio della sua attuale presidenza, di ripristinare la deterrenza, senza far deflagrare un conflitto regionale in conflitto generalizzato. E gli sforzi americani per evitare la escalation non stanno funzionando. Anzi, da Gaza alla West Bank, al Mar Rosso, alla Siria, all'Iraq.
Non è così. Quegli sforzi paradossalmente sembrano esacerbare la questione e la pentola a pressione, invece di sfogare il gas, la sta accumulando sempre di più. Lo sta accumulando sempre di più. Forse è il caso di farla esplodere, prima per limitare un'esplosione che poi sarebbe più devastante? Se c'è un lato positivo in questa spirale di attività militare è che, per quanto grave, si sta svolgendo come una serie di escalation controllate che devono ancora acquisire il proprio slancio distruttivo. Alcuni scenari peggiori non si sono verificati, ad esempio, come il massiccio attacco missilistico da parte di Hezbollah contro le città israeliane. Questa è una frase che ho citato appunto tra virgolette perché è sempre del Washington Post. I filo-iraniani, tornando a noi, iracheni, probabilmente su imbeccata iraniana, hanno dichiarato una tregua unilaterale contro gli Stati Uniti e lo stesso Iran sembra voler de-escalare, ma non riesce ad avere il controllo delle milizie che ha contribuito a far crescere. Non il controllo totale, almeno. Una cosa è certa: mai come ora, nel 2024 il Medio Oriente è sul punto di esplodere e l'esplosione in Medio Oriente ne trascinerà altre. Del resto, lo stesso segretario agli esteri statunitense, Blinken, ha dichiarato: penso che sia molto importante notare che questo è un momento incredibilmente instabile in Medio Oriente. Direi che non abbiamo visto una situazione così pericolosa come quella che stiamo vivendo. E veniamo al Mar Rosso. Gli Houthi sono un'entità ormai semistatale, se non statale. Il loro nome deriva dal loro leader, ucciso nel 2004. Appartengono a una delle principali sette sciite. Sulla loro bandiera c'è scritto: Dio è grande, morte all'America, morte a Israele, maledizioni sugli ebrei, vittoria per l'Islam. Si sono ribellati al legittimo presidente Saleh, forse non avevano tutti i torti quella volta, ma ora sono i suoi alleati contro il governo legittimamente riconosciuto dopo la deposizione di Saleh. Possiamo paragonarli a una via di mezzo tra i talebani e l'ISIS, quindi non proprio raccomandabile. A parte che sono appunto sciiti e non sunniti. Non entriamo molto nel merito perché questa non è la sede e perché sarà un argomento che Samuele Guizzon tratterà in un prossimo futuro dentro le sue monografie sul Medio Oriente. La situazione economica nelle zone da loro controllate, che sono la maggioranza del paese, compresa la capitale, è disastrosa, con la popolazione che è tra le più povere del mondo. Ipertassata, tra l'altro, e racchiusa in un'atmosfera di paura e di proibizioni, stile appunto ISIS o talebani. Non se ne parla ovviamente di diritti civili, umani o di parità di genere. L'Arabia Saudita, che ha la quinta spesa militare del mondo, prima o seconda, a seconda degli anni come rapporto sul PIL, assieme agli Emirati ha tentato di sconfiggerla, ma ha dovuto ripiegare su un cessate il fuoco senza combinare niente, tutt'altro, nonostante i bombardamenti massivi. Anzi, giustamente, magari, assieme agli Stati Uniti, noi italiani avevamo sospeso la fornitura di munizioni in quanto si colpivano indiscriminatamente anche i civili, di cui gli Houthi si facevano in parte scudo. Ma però su Israele questo non sta avvenendo, curioso, suscitando tra l'altro le ire di quei paesi con gli Emirati che in 448 ci hanno costretto a smantellare una nostra piccola base militare logistica dentro gli Emirati stessi. Non è vero che gli Houthi colpiscono solo le navi israeliane o dirette in Israele o anglo-americane. Non è vero che lo facciano, o almeno che lo facciano solamente per solidarietà verso Hamas, poiché, anche se sporadicamente, avevano già
colpito in passato e comunque tentato atti di pirateria anni addietro. Hanno pure tentato di colpire una fregata francese di tipo Freme nel 2016. Di tipo Freme, scusate. Poi hanno tentato di attaccare e di colpire il caccia americano Manson circa 6 anni fa. Hanno colpito circa una trentina di navi dall'inizio delle operazioni a Gaza, appartenenti a vario titolo a una cinquantina di nazioni diverse. Il loro scopo è accreditarsi a livello internazionale e acquisire prestigio presso la galassia delle formazioni musulmane in un modo o nell'altro legate all'Iran, oltre che agli antagonismi ideologici. Riuscire a bloccare una delle principali rotte commerciali dà loro una visibilità enorme. Hanno dichiarato che non accetteranno navi russe o cinesi, che non attaccheranno navi russe e cinesi perché non vogliono danneggiarli. Ma non si rendono conto che le navi non portano le merci delle loro nazioni, delle nazioni delle navi intendo, ma che da questo punto di vista sono apolidi. Quindi la Cina in ogni caso viene danneggiata, poiché la maggior parte delle merci cinesi verso l'Europa viene portato o veniva in questo momento da navi occidentali, soprattutto europee, vedi Maersk o MSC. La Cina in effetti sulla questione ha un profilo molto basso e si è astenuta sulla risoluzione di condanna all'ONU sugli attacchi. Questo ovviamente è pure una turbativa di mercato, in quanto viene privilegiata la Costco, che è la quarta compagnia a livello mondiale dopo le 3 europee, la Costco è cinese. Il blocco navale, che è più o meno quello che stanno tentando di fare gli Houthi, è un atto di guerra. È un atto di guerra facente parte di una guerra ibrida. Tra l'altro una nave è un pezzo di territorio nazionale, a cui quella nave appartiene. Per minacciare una nazione non serve minacciare direttamente i propri confini terrestri. Le conseguenze saranno ben gravi e simili a quelle delle conseguenze di uno scontro armato ai nostri confini, se non ci poniamo rimedio. Ed è qualcosa che andrà a incidere sul portafoglio di tutti noi, esattamente come una guerra vera. Non ci saranno distruzioni di edifici, almeno in Europa, ma le fabbriche e le aziende rischiano di essere danneggiate come se avessero subito un bombardamento. Se non risolviamo presto la questione, da ora in avanti ci sarà sempre qualcuno che tenterà di sfruttare le potenzialità per trarne vantaggi, magari dei vantaggi economici e speculare. E non sto parlando di stati, ma di entità economiche, finanziarie e multinazionali. Guardate come stanno andando in su le azioni delle società di navigazione dopo che pochi mesi fa Maersk aveva licenziato migliaia di dipendenti perché i noli erano tornati quasi ai prezzi ante 2020. Non sto dicendo ovviamente che ora ci siano dietro gruppi economici finanziari, ma in un futuro potrebbero, sì. Basta pagare qualche decina di milioni di dollari a qualche sedicente fazione armata che ha le sue basi in choke point nevralgici e il gioco è fatto. Guardate la speculazione sul fatto che il petrolio stava finendo. Era qualche anno fa, credo il 2017-2016. Una bufala pazzesca messa su da gruppi che avevano intenzione di speculare sul petrolio e hanno guadagnato miliardi con questa bufala. Bastava chiedere a un geologo degli idrocarburi per sapere che abbiamo riserve stimate per almeno 160 anni di petrolio. Per il momento gli americani stanno bombardando le basi di lancio dei guerriglieri con azioni mirate alla distruzione dei missili balistici, droni, missili antinave, tutti di fornitura iraniana, che da fonti ISR, cioè di intelligence, sembrano pronte al lancio, o come ritorsione
a lanci già avvenuti. Per il momento non c'è l'intenzione di azioni più incisive, finché sono aperti i canali diplomatici. Bisogna vedere adesso come l'Iran risolverà il dilemma di cui abbiamo parlato prima. Riuscirà a convincere i riottosi Houthi? Fornirà ancora armi che in origine erano state date per usarle principalmente contro l'Arabia Saudita, suo eterno rivale nel mondo musulmano? O chiuderà il rubinetto per cui giocoforza i ribelli rimarranno senza munizionamento? Non lo sappiamo, ma anche da questo si giocherà la stabilità di quella zona, tenendo presente che poi dall'altra parte del Corno d'Africa e più a nord, dall'altra sponda del Mar Rosso, ci sono altri paesi in fermento come la Somalia, Eritrea, Sudan, dove formazioni adeguatamente rifornite potrebbero a loro volta tentare di danneggiare traffici e i droni ormai aleggiano per centinaia di chilometri di autonomia. Per il momento l'Italia partecipa alla missione Aspides con nave Martinengo in funzione di difesa attiva, cioè difensiva. Ma se ci si accorge che una rampa di lancio sta per sparare, la si elimina, se naturalmente a portata, almeno da quello che traspare dalle affermazioni sibilline del nostro Ministero degli Esteri e anche da quello della Difesa. Forse, rendiamoci conto, è la missione più pericolosa a cui l'Italia partecipa e abbia mai partecipato in ambito navale, poiché non ha mai dovuto affrontare una potenziale minaccia di attacco tramite missili balistici o antinave. Scusate, no, non è vero, ce n'è stata una più pericolosa ed era nel 93 durante la prima guerra in Iraq, quando un nostro cacciatorpediniere l'audace e faceva da scorta a una portaerei americana. Anzi, ha allertato il caccia americano che era in arrivo un missile verso la portaerei americana. Però, a parte questa azione, è forse la missione più pericolosa che a cui la Marina Militare Italiana abbia partecipato. Perché appunto, come dicevo, c'è una minaccia di missili balistici e antinave, per quanto antiquati, e di una precisione comunque aleatoria. Le risorse la Marina ce le ha, ma non in abbondanza. Per quanto in possesso dei migliori strumenti e dotazioni, da non fare invidia a quelli delle potenze più tecnologiche come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, cioè il numero di munizioni e i missili che sono limitati a 16 in tutto. Meno male che ci sono le contromisure elettroniche e i cannoncini antiaerei. Missione quindi ad alto rischio di escalation, se va tutto male. Iniziamo con una nave, in realtà più perché vicino ci sono altre 2 missioni navali, antipirateria, Atlanta ed Emasoh, ma rischiamo di finirci con mezza flotta e asset aerei se qualcuna delle navi militari anche alleate viene colpita o se incomincia a esserci un lancio di un'intensità di missili non prevista. Quindi con annessa esplosione di tutto quel settore. Passiamo a un altro teatro per non farci appunto mancare niente. Ieri Stoltenberg, segretario della NATO, ha dichiarato che Taiwan rischia la sorte dell'Ucraina. Vero? Non ci dilunghiamo molto, poiché 2 settimane fa abbiamo parlato di Cina e quindi anche dell'argomento in questione con Tiziano Marino, uno dei migliori analisti in Italia del CESI sulla Cina. Vedetevi quel filmato, ne vale la pena. Non ne trovate di molto migliore in giro. Tutto dipende da come si svilupperà la situazione interna in Cina e quanto Xi Jinping è saldamente in sella. Gli ultimi sviluppi sulla messa in liquidazione di Evergrande, le ripercussioni sul mercato interno, la crescita molto più bassa di quello previsto,
sul mercato interno, ma anche quello finanziario, e le ricadute sul livello di vita della popolazione pongono timori in proposito. In più, come accennato, le purghe che hanno colpito molti alti dirigenti, soprattutto delle forze armate, ufficialmente per corruzione, forse nascono da lotte di potere interne, quindi da una debolezza di Xi che tenta di dominare il partito con un pugno di ferro. Quindi, quindi tenta di dominare il potere, il partito e il potere. Come dice Tiziano Marino, come ha detto, noi le cose sulla Cina, appunto, che è un'entità estremamente misteriosa anche per gli analisti, le sappiamo quando i fatti sono già avvenuti. Le accuse di corruzione sono il classico metodo per sbarazzarsi degli avversari. La corruzione, ammesso che sia reale, viene tollerata finché il corrotto o presunto tale non dia fastidio, oppure non diventa dannosa per il sistema, troppo dannosa per il sistema, quindi intollerabile. In Russia in realtà è il contrario. Chi non si arricchisce viene visto con sospetto, tra parentesi. In Italia ne sappiamo qualcosa. Se ci fosse questa debolezza, o meglio fosse percepita, cosa c'è di meglio che risvegliare il notevole nazionalismo cinese riguardo alla narrazione? Perché è una narrazione del ritorno a Taiwan alla Cina, che nella storia non è mai stata o quasi cinese. Non è detto che ci si arrivi a uno scontro armato, intendiamoci, ma a confronti sempre più duri e a un blocco navale o commerciale dalle conseguenze imprevedibili. Ma comunque la situazione potrebbe facilmente sfuggire di mano. D'altro canto, Taiwan è il principale produttore di chip al mondo e la Cina ha bisogno di quei chip. Un'azione di forza vedrebbe inesorabilmente distrutti quegli stabilimenti, privando la Cina di componenti essenziali per la produzione dei suoi manufatti. In effetti la TSMC, la più grande produttrice di chip, che è appunto taiwanese, sta delocalizzando parte della produzione all'estero, soprattutto in America, proprio per prevenire un possibile blocco delle esportazioni. Ma molto più facile sarebbe per la Cina, come elemento di distrazione di massa, attuare la strategia del fatto compiuto, cioè prendersi quelle isolette appartenenti a Taiwan o alle Filippine o al Vietnam, che sono da decenni oggetto di contesa, nonostante in taluni casi verdetti sfavorevoli alla Cina da parte dei tribunali internazionali. Gli Stati Uniti morirebbero per Taiwan, forse, ma non è sicuro. Ma per le isole Pratas o per gli scogli di Scarborough morirebbero? Che sono appunto scogli o poco più, o al massimo a Pratas un villaggio di pescatori. Per questo gli Stati Uniti stanno trasformando le tattiche dei Marines, cioè stanno facendo piccole formazioni agili che si spostano di continuo da un'isola all'altra, con un grosso potenziale di armamento a lunga distanza, per prevenire il fatto compiuto. Il generale, tra l'altro, americano Minihan dell'aeronautica, ha pronosticato l'entrata degli Stati Uniti in guerra con la Cina a causa dell'invasione di Taiwan entro 2 anni. Era il 2023. Non so come abbia fatto queste sinistre previsioni, però resta inquietante. Ci sono registrazioni, bisogna vedere quanto affidabili però, in cui si sentono funzionari cinesi, esportazioni che sono state portate a Singapore o in Thailandia, non ricordo bene per via, in traverse, in cui si sentono funzionari cinesi di una provincia parlare di approvvigionamenti da fornire alle forze armate per la prossima guerra, per la prossima invasione. Sulle sagome bersaglio delle portaerei americane del deserto del Xinjiang ne abbiamo già parlato 15 giorni fa. Sicuramente per la Cina non sarebbe facile, poiché i siti adatti allo sbarco
parliamo dell'isola principale, quindi di Taiwan, sono nella parte opposta della costa cinese, con gravi problemi logistici, e da questo punto di vista la Cina non sarebbe ancora pronta. Se scoppia la crisi in Estremo Oriente, l'Occidente avrebbe problemi notevoli di overstretch, dovendo dividere le sue forze in molte direzioni diverse, e sicuramente con un confronto in Cina scoppierebbe qualche altro teatro più vicino a noi, profittando appunto della situazione, profittando di qualcuno di quei paesi che abbiamo nominato. Del resto anche l'Iran, abbiamo visto, comunque ha problemi di overstretch. Uno dei possibili teatri potrebbe essere il Sahel e tutta quella fascia che decenni di incuria occidentale hanno consegnato alla Russia e alla Cina. Pensiamo a tutta quella fascia che va dal Burkina Faso al Mali, al Niger, Chad e Sudan, che in pratica divide circa in due, taglia in due nell'Africa, e che quindi è controllata dagli eredi del gruppo Wagner, quindi dai russi, o perlomeno con pesanti influenze russe. Ci sarebbe, come avevamo detto, molto altro da dire. Questi sono solo localmente i teatri principali, ma ricordiamo anche la costruzione della diga in Etiopia sul Nilo, che mina i rapporti tra Egitto ed Etiopia stessa, con il Sudan in mezzo, e tutti quelli elencati all'inizio. Ma qui ci fermiamo. Se avevamo quindi, ripetiamo all'inizio, pronosticato un 22 brutto e un 23 forse peggiore, se va avanti così, il 2024 sarà ancora peggiore, anche e non solo per le vicende geopolitiche, come abbiamo detto, ma anche per quelle dei diritti umani, civili e libertà democratiche. L'unica speranza è che, se il 2024 si manterrà perlomeno a livello del 2023, forse avremmo un 2025 migliore. Spero di non avervi reso troppo sconvolti e tristi da questa mia disamina, ma così sembrano le analisi. In ogni caso, quindi, buona serata a tutti e ci rivedremo con la prossima puntata di GED, la 144, dove ci sarà un nuovo, ulteriore approfondimento sul Libano di Samuele Guizzon, come la settimana scorsa. Arrivederci e buona serata a tutti.